Oggi parleremo di un argomento molto particolare che è il coming out. Come l'ho detto alla mia famiglia e come l'ho detto alle mie amiche. Allora, io qui ho un quadernino e su questo quaderno sto scrivendo alcune parole che mi aiuteranno sia un pochino a parlarvi di questo tema, poi alla fine faremo una cosa che per me è molto importante perché credo molto nella purificazione del fuoco, però ve la spiego dopo. Innanzitutto scusatemi le condizioni, ma ho avuto un'influenza, infatti penso che si senta ancora. Invece sono struccata perché finalmente, cioè questo è un grande traguardo, un grande obiettivo per noi ragazze transgender, perché quando iniziamo siamo veramente carichissime di trucco, davvero tanto. Allora, quando ho capito che ero una ragazza diversa, praticamente ho vissuto il primo periodo comunque con la paura di non capire cosa mi stesse succedendo. E sicuramente contemporaneamente a questo io ho anche capito che era un qualcosa che non poteva essere detto, perché nel paesino in cui io sono nata scherzavano anche magari con delle battute un pochino omofobe. Quindi diciamo che il primo periodo io, per evitare queste prese in giro, ho preferito rimanere in silenzio. Ricordo che appunto una sera ero davanti alla televisione, stavano trasmettendo un programma che si chiamava Il Bivio e parlava di due gemelle che praticamente avevano fatto un cambio di sesso. Io seguì tutta la puntata in maniera molto attenta perché sembrava veramente che avessi trovato la soluzione. Il tutto era cercare di capire come poter accedere a questo cambio. Mi sono sempre sentita un po' Ariel, perché comunque la storia della Disney parla appunto di questa figura, metà donna, metà pesce, che sogna il mondo degli umani. E anche io comunque sognavo di essere me stessa, sognavo di essere una ragazza. Da quel momento in cui ho visto il documentario ho capito di essere una ragazza transgender, la prima volta che ho sentito questo termine, perché fino ad allora io pensavo che il mio problema fosse l'omosessualità, quando in realtà non è così. Benissimo, come l'ho detto ai miei genitori, sempre davanti ad un programma mentre eravamo a pranzo, si stava discutendo di una coppia omosessuale. Io mi misi a piangere, non ricordo bene le circostanze, comunque ho pianto, corsi in camera e mia madre mi chiese: ma a te piacciono i ragazzi? E io in lacrime risposi: sì, però non è questo il problema. E mia madre mi chiese: ma allora qual è il problema? Il problema è che io mi sento una ragazza, mi sento una femmina. E mia madre in tutto questo non è rimasta stupita. Ragazzi, parliamoci chiaro, ci tengono in grembo 9 mesi. Quindi loro hanno un sesto senso che non riusciremo mai a capire. Fatto sta che comunque lei fu la prima a saperlo in assoluto. Abbiamo aspettato un pochino soltanto a dirlo a mio padre, perché pensavamo che appunto potesse avere delle reazioni avverse. Mi ricordo che appunto già il fatto che lo sapeva mia madre mi faceva sentire un pochino più libera. Però ho deciso in quella circostanza di confidarmi con le mie due praticamente migliori amichette, perché ne avevo due, e fu l'errore più grande della mia vita, perché nel giro di una settimana tutto quanto il mio paese venne a sapere questa cosa, che quindi a me piacevano i maschietti, che mi sentivo una ragazza, e fui presa di mira. Mi ricordo un ragazzo del mio paese, praticamente davanti alla mia migliore amica, che io speravo mi difendesse, mi tirò uno schiaffo. Quindi era un chiaro gesto omofobo nei miei riguardi. Io non mi spiegavo come mai questa persona mi stava dando uno schiaffo. Cioè, tu chi sei per compiere un gesto simile, cioè per giudicare chi sono. Praticamente queste due mie amiche, dopo che ho confidato questa cosa, si sono allontanate, lo hanno saputo anche le famiglie.
semplicemente non siamo più uscite. Con una delle due io poi ho fatto anche il liceo, però non c'era verso di recuperare nessun tipo di rapporto. Il messaggio che io ho ricevuto in quella circostanza, cioè di non essere accettata, di non essere amata per quella che io ero, e comunque loro erano veramente importanti perché io ci trascorrevo veramente tutto quanto il mio tempo, e per me erano veramente delle sorelle, veramente abbiamo aperto a loro le porte di casa. Scusatemi, hanno rifiutato appunto la mia amicizia perché appunto io ero una ragazza transgender, quindi hanno raccontato al paese in cui vivevo, hanno raccontato i miei fatti. Io ho vissuto praticamente le medie da una parte libera perché già sapevo che con i miei genitori ci stavamo muovendo verso la mia liberazione, ma socialmente era una tragedia. Cioè io mi sentivo un pochino come Belle della Bella e la Bestia, che andava in giro per il paese, no? Che io vedevo questa solita routine ripetersi, e tutti quanti che magari mi additavano, mi davano contro. Mi sono ritrovata a dover dare delle spiegazioni ad un paese che io non ero pronta a dare. Comunque per colpa, tra virgolette, comunque di quelle due ragazze, che ok, sono anche ragazzine. Guardate, vi assicuro una cosa, che comunque, nonostante siano passati quasi 19 anni, 18 anni, loro non mi hanno mai chiesto scusa, o comunque anche non si sono mai interessate di riallacciare un minimo di rapporto, hanno preso strade diverse, però è una cosa che ormai non mi interessa più, cioè nel senso mi dispiace perché è stata il primo segnale di tu non vai bene per quello che sei. Anche a scuola era così, io mi ricordo appunto anche le frasi omofobe. Alcune persone per esempio mi prendevano in giro quando passavo perché appunto non capivano la differenza tra l'essere gay e l'essere trans, quindi tranquillamente, non so neanche se si possono dire delle parolacce, ma non mi va di ripeterle. Subito dopo io mi ricordo che ho cominciato a far crescere i capelli. Cioè, nonostante io subivo comunque tutta questa situazione, questa pressione, ero libera perché stavo cominciando a cambiare io. Perché comunque in famiglia si stava già cominciando a capire che non era un qualcosa che poteva passare. Perché i miei genitori i primi mesi dicevano vabbè, forse passerà, si sono accorti che questo non passava e abbiamo cominciato a cercare aiuto. La cosa più bella poi è avvenuta al liceo. Il primo liceo io praticamente ero già dichiarata, ero già bionda, pesavo una trentina di chili in meno, e questa è stata colpa sia un po' del cibo ma anche degli ormoni, di tanti ormoni. Quindi ricordo molto bene che per esempio al liceo mi davano la possibilità di esprimere me stessa, magari scrivevo il mio nome al femminile nei compiti in classe, cioè per me tutto quello era positivo. Ecco, per esempio io ho avuto problemi anche nel dire chi ero con i parenti, perché se la mia famiglia mi ha accolta, ci sono stati parenti che per esempio mi hanno detto fin quando tu non cambi i documenti per me sarai un ragazzino, o persone che magari mi hanno detto tu sarai morta. Benissimo, per me oggi sono morti loro. Devo essere sincera, per esempio il rapporto con mio padre non è stato subito un rapporto molto forte. Mio padre ha impiegato un po' più di tempo ma non ad accettare, a comprendere la disforia di genere, cioè che lui aveva da sempre avuto una figlia femmina anziché un maschietto. Mio padre, io mi ricordo, fino a una settimana prima dell'intervento, ad esempio, mi ha detto ma sei sicura che vuoi farlo? Non è che è soltanto un capriccio? Perché mi vedevano piccolissima. Io mi sono fatta 8 ore di intervento, per esempio, mio padre si è fatto 5 km a piedi per andarmi a prendere un mazzo di rose al mio risveglio, e ad oggi ci adoriamo. Mi rendo anche conto di essere stata molto fortunata. La famiglia è importantissima perché sono la base, sono veramente le fondamenta per una transizione serena, per una transizione felice. Perché mi rendo conto che molte ragazze che non hanno il supporto psicologico ed economico della famiglia, spesso e volentieri
hanno un futuro abbastanza complicato. Non abbiate fretta, cioè la transizione è qualcosa veramente che richiede tempo, richiede conoscenza di sé e richiede soprattutto la consapevolezza dei pro e dei contro di quello che si sta facendo. Io mi rendo conto che poi quando si comincia ad incanalarsi verso questo percorso si ha l'ansia di finire, quindi interventi, ormoni, eccetera. Bisogna stare molto calmi, bisogna fare le cose con molta cautela, perché magari quello che va bene a me non va bene ad un'altra. Ci sono anche ragazze che magari decidono di frizzarsi in uno step della transizione, non andare né avanti né indietro. Io voglio concludere il video appunto facendo una cosa che ho detto all'inizio. Io mi sono scritta alcune cose e tra i vari tagli ho ritagliato anche alcune parole. Come ben sapete sono pagana e credo tantissimo nell'energia del fuoco, nell'energia alchemica. Ognuna di queste parole è una parola chiave. Voglio bruciarla sia per purificare ciò che c'è di negativo in quella parola, quindi renderla neutra, e sia per liberare invece l'energia positiva per le parole positive. Allora, io adesso apro il mio libro delle ombre in una pagina per me molto importante, che è la pagina con tutti i nomi delle dee madri. Vediamo un po' dove sta. Allora, quindi cominciamo. L'ordine è sparso, quindi va bene così. Supporto, perché è importantissimo il supporto della famiglia e degli amici. Questa la tengo per dopo. Il nome del mio paese di origine, perché nella vita è importante perdonare. Il perdono è molto più forte dell'amore. Scuola, purifico il mio periodo delle medie. Questa anche la tengo per dopo, che sono importanti. Brucio l'omofobia, perché omosessuali e transessuali si nasce, omofobi no. L'omofobia è contesto culturale. Brucio la paura, perché la felicità spesso è dopo una presa di coraggio. Libero il desiderio, perché senza il desiderio di essere me stessa non sarei seduta qui avvolta nel rosa. Brucio il giudizio, perché molte persone dovrebbero ricordarsi che gli unici a poter giudicare sono gli dei e loro sicuramente non sono ad un livello superiore rispetto a noi. Brucio la segretezza, perché essere trans significa poter vivere alla luce del sole. Libero la famiglia, perché l'ho già perdonata ed è importantissima. Io li amo da morire. Brucio gli amici, in particolare quelle due. Dentro di me le perdono, anche se ad oggi mi fanno ancora male. E libero l'amore. Questi sono gli ultimi due. Libero l'amore perché l'amore verso la vita e l'amore verso se stesse è uno degli ingredienti principali. E questo invece non riguarda il mio passato, ma riguarda il mio presente, il mio futuro e tutto. Questo lo brucio un po' come portafortuna e la parola è felicità, perché a prescindere dalla strada che prenderò in futuro voglio essere felice. Io vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto. Potete cominciare a scrivermi e domandarmi qualcosa, perché nel prossimo video parlerò del percorso di psicodiagnosi e molto probabilmente comincerò a parlare anche un po' della mia fede, della mia religione. E niente ragazzi, quindi iscrivetevi
e mi raccomando lasciate qui un commento e battete like, e con voi vorrei mangiare un piccolo cioccolatino perché questo ne parlerò più avanti. È importante anche mangiare in alcune circostanze perché bellezza non è uguale magrezza. Bye bye!